Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile, dove troveremo la luna nuova in Ariete. Vi ricordo che è una scheda generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci prima di ascoltare gli oracoli per voi? In genere questa luna nuova in Ariete ci porterà a un periodo di ottimismo, di fiducia, ispirazione e coraggio, opportunità di mettersi alla prova, di fissare degli obiettivi ben precisi, di concentrarsi sulle priorità. È anche un periodo adatto per iniziare qualcosa di nuovo e prepararsi ai cambiamenti per la realizzazione futura. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, alla scarsa concentrazione, al senso di smarrimento e le emozioni possono essere instabili oppure stress per cambiamenti abbastanza repentini e improvvisi tra momenti di forte attività e apatia. Dobbiamo fare attenzione anche agli affari e alle comunicazioni. E adesso procediamo con il primo messaggio. Qui troviamo la luna nera. Effettivamente questo è un messaggio di opportunità, di seconda occasione o di progresso, quindi ci può fare un po' una specie di riassunto di questo periodo, di cosa aspettarci, oppure alcune opportunità e miglioramenti possono già iniziare ed esserci nella prima parte, quindi noi partiamo dal 3 marzo in poi e quindi vedremo poi le varie possibilità nel corso della lettura. Quindi progressi e miglioramenti, opportunità da cogliere per nuovi inizi, oppure potrebbe esserci qualcosa che ritorna, che magari si riteneva perduta, oppure magari non stavamo più considerando alcune cose. È vero che può trattarsi sia di una persona, ma può trattarsi anche di altre situazioni che subiscono un'evoluzione, si possono ribaltare e quindi direi di rimanere lì belli attenti e precisi per andare a cogliere queste opportunità, anche per lanciarsi con coraggio. Quindi è vero che si prospettano questi nuovi inizi, però occorre anche coraggio per andarli a cogliere. Troviamo la luna blu. In questo caso il messaggio ci parla di manifestazione, che si presenterà nel corso di questo periodo, un momento propizio per sia stabilire degli obiettivi, sia appunto, riallacciandomi a quello che è saltato fuori prima, accogliere delle opportunità, anche tramite degli eventi inaspettati, degli inviti, delle proposte che ci permetteranno di uscire da un blocco o dalla nostra zona di comfort, proprio per iniziare una cosa nuova o una cosa totalmente nuova oppure una cosa che, come vi ho detto precedentemente, magari era bloccata da un po' di tempo. E adesso andiamo a vedere l'altro messaggio, arriva dal dollaro d'argento. In questo caso ci parla di prosperità, di benessere, di traguardi positivi o di desideri che iniziano ad entrare nel campo delle possibilità, soprattutto in ambito materiale. Quindi parlando di energie, di abbondanza, di soddisfazioni, di ottima gestione e cura di se stessi, del denaro e di ciò che si possiede, diciamo che si presenta un ottimo periodo. Forse alcune cose, è vero, abbiamo visto, fanno riferimento sia alla vita sentimentale, strettamente personale, ma anche di obiettivi, come abbiamo visto, in ambito materiale e lavorativo. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo cosa vogliono dirvi ulteriormente.
troviamo un primo messaggio, che si riferisce alla carta magia ed è molto bello come messaggio perché parla di segni, di messaggi sottili, di presenza di piccoli segnali, intorno a noi che, dobbiamo intercettare e capire. Ovviamente occorre uno sguardo puro o uno sguardo libero, da tutto ciò che ci circonda. Ecco perché ci consiglia di andare a cogliere questi indizi, di osservare con attenzione, profonda. A volte può esserci una semplice coincidenza, un evento significativo, un qualcosa che, si ripete, un qualcosa che richiama la nostra attenzione. Ecco, magari lì c'è un messaggio utile per noi. Essendo qualcosa di molto generico, vuol dire che ognuno di noi andrà a cogliere questa magia, questi segnali a modo proprio e poi soprattutto che può riguardare, vari ambiti. Troviamo l'aquila. A proposito di osservazione di segnali, effettivamente, l'aquila può proprio riferirsi di sicuro ai nuovi inizi, come abbiamo già visto, e questo è un punto fermo, però anche, a un lo sguardo e al quadro di insieme. Volando, ovviamente l'aquila è capace di osservare, i dettagli, quello che c'è, sotto con maggior chiarezza, e volare in alto a livello metaforico ci permette anche di evitare alcuni ostacoli, ma anche e soprattutto di andare a cogliere e osservare delle opportunità. Poi ci consiglia di guardare in prospettiva, di scegliere la libertà, di stabilire le nostre priorità, di capire la nostra, missione e soprattutto di, dire basta ad alcune cose e basta alle scuse, all'attesa, al rimanere fermi. Dipende, insomma, abbiamo visto che alcune cose è vero possono essere, bloccate, però andranno a sbloccarsi, forse proprio perché non solo ci sono dei segnali e degli indizi da cogliere, ma c'è anche una forte energia da parte nostra proprio per muoverci in queste nuove direzioni. C'è la rivelazione. La rivelazione, secondo me è molto importante come messaggio perché indica la condivisione, senza condizione e senza attesa, l'apertura e l'inizio, appunto, come abbiamo visto sin dall'inizio, così perché o siamo stanchi di aspettare o, come già detto, ci sono delle opportunità o finalmente, vogliamo noi metterci in questo nuovo inizio. Come vi dicevo, può riguardare un po' tutti gli ambiti della nostra vita, come hanno sentenziato alcune carte, ma per alcuni di voi può riflettersi maggiormente nella vita personale, anche molto nella, vita pratica, lavorativa. Direi che questo è il momento propizio per, vendere, per acquistare, per fare investimenti, per, magari investire meglio le proprie energie nella ricerca del lavoro o sistemare alcune cose nel proprio ambiente, anche a livello di relazioni, e questa carta appunto porta rivelazione, una nuova visione, maggior consapevolezza appunto da sfruttare al massimo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!